Buongiorno a tutti, benvenuti nel canale Ippocamper. Oggi ragazzi facciamo un video un po' particolare, non mi vedrete sicuramente in tuta, infatti sono così in abiti civili perché vi voglio presentare una persona e faremo un video anche relativo a un veicolo particolare che sarà appunto il fulcro del nostro procedere. Vi presento Giampiero che innanzitutto è venuto da noi per fare dei lavori, è venuto con un mezzo veramente particolare. Giampiero, un mezzo che sinceramente è entrato poche volte in questa officina. Giampiero viene dalla provincia di Grosseto, è venuto qui con un veicolo veramente straordinario, è un Concorde Carisma, ok? Poi ce ne parlerà per bene. Dici un pochino di te, com'è che hai deciso di fare questo viaggio? Diciamo che non siamo lontanissimi, ecco, sicuramente. Ci siamo conosciuti ovviamente tramite YouTube. Tramite i servizi che hai fatto e hai presentato, ciò mi ha incuriosito e dato fiducia su il tuo operato, e allora, avendo dei lavori da fare, ti ho contattato proprio perché speravo che tu potessi risolvermi i problemi che io avevo. Diciamo che questo veicolo è completo di tutto, veramente completo di tutto, ma poi lo vedremo, ma era un po' carente dal punto di vista energetico e quindi è per questo che poi hai scelto ovviamente di montare sia pannelli solari che non erano stati montati sul mezzo a suo tempo, e sia batterie a litio, perché le classiche AGM non mi davano la resa che speravo, certo, che volevo. Certo, facciamo un passino indietro. Allora, il veicolo, innanzitutto voi siete camperisti già da un po', te e tua moglie ovviamente. Dal giusto? 1998. Ok, quindi iniziamo con il nostro piccolo camperino usato, un Laika, la Sercara S60, tenuto all'incirca sui 9 anni, lui già ne aveva 9 di suo, perciò dopo di quello abbiamo comprato un Arca nuovo, un mezzo, un 696 mansardato. Certo. Abbiamo viaggiato anche con quello altri 12 anni e siamo poi arrivati alla valutazione di questo mezzo attuale, visto che dopo quegli anni anche l'Arca aveva bisogno di essere sostituito. Ok, questo siamo d'accordo, però ovviamente questo veicolo è un veicolo assolutamente particolare, ha delle caratteristiche prima di tutto dimensionali che lo fanno uscire un pochino dai canoni tradizionali del mansardato, motorhome eccetera, perché è un veicolo di 8 metri 8,98 metri, alto altro 3,30 metri e 30, quindi è fondamentalmente poi 2,38 metri di larghezza. Insomma ha un aspetto molto da pullman sostanzialmente, poi lo andremo a vedere, ce lo farai vedere precisamente. Quali sono le caratteristiche quindi a questo punto che ti hanno spinto a scegliere, perché nel variegato panorama insomma dei veicoli nuovi barra usati, ovviamente questo è comunque rimane una scelta assolutamente particolare. Una scelta particolare, anche se è un mezzo che ha comunque qualche anno sulle spalle, però è un veicolo del 2009. 2009, ok. È un veicolo del 2009, però costruttivamente rispetto alla media delle produzioni che abbiamo in Italia e anche fuori, mi sembra che sia di una qualità sicuramente più alta. Con tanti accorgimenti tecnici sicuramente di un altro livello, diciamo che è più accostabile a un mezzo nautico che non a un camper, perché adotta tante soluzioni che vengono utilizzate nella nautica. Diciamo è un ibrido, è il punto di connessione tra l'uno e l'altro, uno yacht di terra. Hai dato una ottima definizione, uno yacht di terra, quindi sicuramente ne apprezzerai, lo so che non è tanto che lo avete, però ne avete sicuramente già avuto la possibilità di apprezzare probabilmente la comodità e il comfort interno, no? Sì,
Indubbiamente sì, ha un ottimo comfort interno, tanto spazio, tanto possibilità di muoversi liberamente senza darsi fastidio all'interno, anche quando siamo in 4 persone. Hai una vivibilità veramente ottima e tanti accessori che erano già presenti fin dall'inizio su questo mezzo che ti permettono di vivere come a casa, non c'è grossa differenza tra l'essere itinerante o stazionario. Sì, diciamo che la sensazione quando si entra obiettivamente è proprio quella di entrare in un luogo protetto, sicuro e stabile, questa è la mia sensazione. Però chiaramente a fronte di questa comodità, chiaramente ai nostri utenti sicuramente ci faranno questa domanda, sì, ma il prezzo e sì, ma come faccio a gestire un veicolo così grande, così importante come dimensioni? Ecco, queste domande te le rigiro ovviamente. Sì, dunque, come dimensioni non siamo poi così distanti perché questo qui di questa marca è il più piccolo che veniva fatto, cioè 7,98 m. Di conseguenza siamo sui 50-60 centimetri della maggior parte dei mansardati e motorhome odierni che abbiamo in circolazione, perché siamo sempre su 7,50. Sì, il mio è 7,50. Sì, che Sì. ho 40 centimetri più lungo di quello. Io ho sempre avuto patente C fin da quando sono stato ragazzo, cioè dai 20 anni in poi ho sempre avuto e sempre in alcuni casi guidato anche mezzi per quel tipo di patente, perciò non ho voluto andare sul tranquillo anche sulla possibilità di carico di pesi, non avere questa limitazione, queste limitazioni, certo, che ti dà il peso del mezzo e restare entro i 35 quintali, essendo omologato a 67 quintali, certo. Insomma mi sembra che di margine ce ne fosse in abbondanza. E quindi voi non avete trovato fino ad ora problemi di movimento, problemi di... No, io non ho trovato problemi di movimento, di parcheggio e cose simili, perché comunque sia ci sono mezzi notevolmente più grandi che circolano e che girano anche nei paesi più piccoli, volendo ci sono sempre pullman che sono delle dimensioni anche maggiori di quello che è il camper. Puoi trovare qualche problema in qualche area di sosta, magari un po' più piccolina, ma non è secondo me invalidante il fatto probabilmente è solamente una questione un po' nostra mentale di abitudine, perché poi alla fine se le dimensioni sono quelle non c'è moltissima differenza. No. E l'ultimo fattore, il prezzo ovviamente, che fortunatamente sei riuscito, no? Sì, dicevi. Era un mezzo usato e sono riuscito ad avere un buon trattamento sia sul mio usato sia su questo qui e praticamente diciamo che ho risparmiato rispetto a un mezzo nuovo qualche cosa, avendo comunque secondo me una qualità notevolmente diversa da tutto quello che c'è in commercio adesso, perché purtroppo si vede molto spesso un calo di qualità a favore di tanti luccichini, orpelli, diciamo. orpelli che possono essere esteticamente carini, ma che poi funzionalmente servono a poco. Benissimo, allora credo che abbiamo fatto venire sufficientemente curiosità ai nostri spettatori, quindi adesso andiamo di là e lo andiamo a guardare proprio precisamente, ve lo presentiamo. Allora cari amici, siamo fuori finalmente di fronte al veicolo, abbiamo effettuato l'installazione che poi vi spiegherò, anzi la stiamo per la verità terminando.
Sì, battute siamo alle battute finali. finali, però nel frattempo vi vorrei far spiegare questo veicolo che è veramente un veicolo molto particolare. Sappiamo quindi che la prima cosa fondamentale che salta all'occhio sono le dimensioni, quindi abbiamo detto È circa 8 7,98 metri, no? metri di lunghezza per 3 metri e 30 circa Ok. di altezza per 2 metri e 38 di larghezza. E la cosa Eh, che diciamo colpisce anche è lo spessore delle pareti e la struttura sostanzialmente, no? Siamo sui Struttura 40. con pareti da 40 mm, con alluminio sia esterno Interno. che internamente, Rivestito internamente rivestito di internamente da stoffa, sì, moquette. moquette bianca. Sì, dà proprio questa sensazione di un po' di premium, no? Sì. Di caldo anche internamente. Sì. E la meccanica invece? La meccanica Siamo... invece è un Iveco, un Daily 3000 di cilindrata e 180 cavalli. Posteriore, Trazione posteriore, gemellata. gemellata, Ok. sì, con sospensioni pneumatiche sulla sale posteriore. Ecco, Questo qui questa è una nasce, cosa particolare purtroppo, perché sì. non sono le sospensioni che conosciamo noi, ovvero quelle che servono, nonostante insomma, utilizzando il compressore si possono regolare, queste hanno una centralina elettronica che ci consente di gestire l'assetto di marcia e l'assetto quando ci troviamo fermi in base appunto alle nostre esigenze. Ha le giusto? esigenze, ha la possibilità di inclinare su un lato, cioè sgonfiare una sola sospensione per agevolare lo scarico dei serbatoi, oppure puoi alzarlo tutto per poter entrare su una rampa di un traghetto. Certo. Perciò hai varie possibilità in modo, oppure qualcosa di basso, allora puoi schiacciarlo, cioè farlo arrivare al minimo dell'altezza Mi da dicevi terra. questo è un 2 canali, quindi È un solamente due un canali, posteriore, soltanto no? posteriore. Beh, esistono anche la versione con 4 canali, Esiste ovviamente. anche la Certo. versione con 4 canali, perciò hai le stesse sospensioni anche sulla sale anteriore. gestibili, Sì, perfetto, sì, quindi sì, sicuramente sì. più modulari. E Sì. poi abbiamo visto chiaramente che sembra incredibile, sembra in questo periodo compaiono installazioni di continuo di questo accessorio, ovvero i piedini idraulici, I piedini che sono un idraulici, must sì. per un veicolo così grande. Per un veicolo del genere poi hai modo di stabilizzarlo e senza utilizzare cunei o qualsiasi altra cosa, c'è la centralina che è elettronica, di conseguenza porterà sempre in piano il mezzo, anche se sei in una posizione dove hai varie Delle pendenze. difficoltà, certo. Sì, varie diciamo che il pendenze. vantaggio dei piedini idraulici è proprio quello di avere una buona estensione, una buona corsa che ti permette ovviamente di livellare il veicolo praticamente in qualsiasi condizione, anche con inclinazioni particolarmente elevate sia del terreno sia eventualmente della strada. Insomma. Oltre che quello, in caso di forature non hai Certo, bisogno di sì. cricche. Dio, io ti auguro di non forare mai No, con questo perché no, sinceramente no, non deve essere una no, cosa semplice. No, non è una cosa semplice. Ok, allora parliamo di impianti invece. La cosa che mi ha più stupito, o comunque la cosa più diversa rispetto agli impianti nostri, è il VC. Sì, è la sala da bagno, che è una cosa un po' particolare perché presenta un VC completamente diverso. Nautico, è un VC nautico in ceramica con al suo interno un maceratore che praticamente poi trasferisce tutto quanto a un serbatoio da 230 litri, perciò hai possibilità di... Diciamo che ci dimentichiamo di scaricare fondamentalmente. Hai possibilità di fare libera, di stare fuori per diversi giorni, essendo in due, insomma dipende poi da quante persone è dentro, però ecco. Poi, e anche il sistema di scarico era un po' particolare, ho visto, l'abbiamo anzi lo state vedendo perché io vi sto mettendo le immagini, praticamente l'acqua grigia viene scaricata. Hai la possibilità di far confluire le acque grigie sul serbatoio delle nere, di conseguenza diluire e scaricare meglio tutto quanto in casa.
Delle grigie quanto abbiamo come dimensione? Sempre 230 e le bianche invece le 320 litri. Vabbè, 320 diciamo che litri, abbiamo diciamo, autonomia idraulica per come se piovesse, diciamo proprio. Un serbatoio del gasolio da 160 litri che ti permette insomma di fare qualche chilometro. Certo. Allora, altro impianto importantissimo e molto particolare, l'impianto di riscaldamento. Una cosa che io ho cercato era un mezzo con l'Alde, perché avendola avuta, avendola provata, non volevo rinunciarci su questo che forse sarà il mio ultimo mezzo, ma insomma ecco, ho trovato questo che ha un impianto Alde al quale è stato messo in parallelo un impianto Alde a gas come Alde originale, però a gas e con tutto il suo circuito di radiatori perimetrale del camper, più ha anche la possibilità del riscaldamento a pavimento, perché buona parte del pavimento interno è percorso da una serpentina che viene riscaldata sempre dall'Alde. Questo devo dire non me l'avevi detto, non lo non te l'avevo detto, questa è una chicca in più, sinceramente non lo sapevo, che viene interrotta tramite quei rubinetti. Ci sono dei rubinetti che possono con l'Alde, quali come possiamo sappiamo, escludere, può andare anche in inverno con l'acqua prodotta con il riscaldamento quindi hai anche lo scambiatore, ovviamente, c'è anche lo scambiatore. Quindi diciamo non gli manca niente all'Alde, può essere alimentata a gas con il riscaldamento del motore mediante lo scambiatore e addirittura con l'Hydronic, quindi con il gasolio. Quindi vi ho fatto vedere in realtà sui video precedenti un thermotop che abbiamo utilizzato nella stessa identica maniera, quindi l'abbiamo provato e l'abbiamo installato su un circuito Alde di un altro veicolo che abbiamo praticamente trasformato o integrato quindi questo riscaldamento con un bruciatore a gasolio, quindi tu hai praticamente la massima versatilità di funzionamento. E più che altro, ecco, facendo magari settimana bianca o roba del genere, hai possibilità di mandare tutto il riscaldamento con il gasolio, di conseguenza ti scordi del gas. Del gas, certo. Senti, condizionamento, che poteva mancare il condizionamento su un veicolo così del genere? Ovviamente no. Quindi io mi aspettavo un condizionatore da tetto, ma come vedrete dalle immagini che vi metterò successivamente non c'è il condizionatore da tetto. No, quindi dov'è il trucco? E c'è un Zafir, un condizionatore della Truma che è montato a gavone, dentro un gavone. Allora, per chi non lo sapesse, faccio un piccolo inciso. Il Zafir è un condizionatore, è praticamente un parallelepipedo, all'interno ha 1 o 2 motori, dipende dalla versione, c'è la versione compact, vario e normale, e il condizionamento viene effettuato tramite una tubazione che tipo la Truma per il riscaldamento solamente produce aria fresca, sostanza fredda, condizionata. Sì. Il vantaggio è quello di poter essere canalizzato nei punti che sono più consoni per la volumetria, per il comfort interno, giusto? Esatto, infatti. E non avere il low block che diciamo invia l'aria, e quindi necessariamente una di queste zone, se il veicolo è molto grande, rimane escluso o meno servita, insomma. Certo. Allora, ultimo impianto è quello per cui sei venuto qua, al di là di quello, diciamo, è la scorta energetica. Quindi abbiamo installato, adesso ve lo faremo vedere, ci trasferiamo dietro, perché questo veicolo ha tutto l'impianto elettrico, le centraline elettroniche che si trovano nella parte posteriore. Ha un impianto CBE che si interfaccia con l'impianto della Mastervolt. La Mastervolt è un'azienda che produce impianti energetici. Questo Mastervolt si chiama Combi, è praticamente come il parallelo del Multiplus, ovvero è un inverter barra carica batterie, anche esso intelligente, programmabile, eccetera, e che può essere utilizzato quindi per alimentare, per prelevare corrente e trasformarla a 220 volt e gestire anche batterie sia al litio sia al piombo, gel, eccetera eccetera. In questo caso abbiamo mantenuto l'impianto originale, ma abbiamo sostituito le batterie, 2 batterie AGM da 150 Ah con due batterie da 100 litio, che ci è sembrato per iniziare la scelta migliore. Poi dopo
ci dirai in funzione dei tuoi consumi. Abbiamo fatto pure un po' di prove adesso. Qualche prova abbiamo fatto. Stiamo finendo. Ovviamente queste due batterie saranno supportate, come saprete benissimo, da due DC charger per poter ricaricare durante la marcia. Abbiamo utilizzato anche una quantità di pannelli solari, abbiamo coperto il tetto per un totale di circa 740 watt di pannelli solari. Di più non c'entravano onestamente, perché è una parabola enorme, hai panoramici, quindi più di quello è stato possibile. Quindi abbiamo diviso tra l'altro l'impianto in due, in modo da eventualmente avere comunque sia la possibilità, anche in caso di emergenza, abbiamo sempre due pannelli che tendenzialmente due o tre linee diverse che hanno la loro autonomia per poter avere un'autonomia energetica. In più, un'altra cosa che abbiamo messo, oltre allo shunt che conoscete benissimo, abbiamo messo un converter per stabilizzare la corrente. È un accessorio in realtà molto semplice, molto simile all'Orion, si chiama anche Orion Converter, e consente tramite un semplicissimo trim di mantenere costante la tensione in uscita. Questo serve nel caso in cui in impianti molto particolari e molto delicati, che hanno per esempio delle linee CAN bus che sono un po' delicate, ci siamo messi un pochino in sicurezza, e quindi abbiamo utilizzato questo converter per avere la certezza della pulizia della corrente, perché non solo lascia la tensione in uscita di un valore regolato, ma anche la pulisce ovviamente di eventuali spacche che si potrebbero creare durante il funzionamento, e questo è fondamentale. Adesso terminiamo e poi facciamo un pochino di prove. Per ora, se vuoi, possiamo entrare dentro e ci fai vedere tutto questo video. Certo. Ok?